Buongiorno. Ragazzi, buongiorno, siamo pronti per visitare Castiglia Marittima, una cittadina, un borgo a 19 km da qua. Bellissimo. E ci stanno anche aspettando, anzi sono già partiti due amici, abbiamo fatto la loro conoscenza qua in camping. A Stefano l'avete già visto, forse la moglie Noemi no e la bambina Aurora neanche. Adesso li raggiungiamo, loro sono in bicicletta, biciclette a pedalata assistita e si spostano parecchio. Noi in scooter adesso li raggiungiamo. Andiamo Rita. Andiamo. Abbiamo la riviera, non so. Lei ragazzi è Noemi, ve l'ho detto prima, adesso ci fermiamo e ve li presento per bene. Ciao Aurora. Buongiorno. Oggi ragazzi vi voglio presentare una bellissima famiglia che abbiamo conosciuto nel camping di Luca, il B-Natural, e visitiamo Campiglia Marittima insieme. Vi presento Noemi, Piacere. Stefano e Aurora. Stefano l'avete già visto l'altro giorno perché mi ha accompagnato a ritirare lo scooter, il secondo problema dello scooter. Campiglia Marittima inizia così, guardate che meraviglia di borgo, già l'ingresso è pazzesco. Vi volevo far vedere come sempre due prezzi. Questa a Suveretto che abbiamo visitato l'altro giorno, borgo meraviglioso, 135 metri quadri la casa e 479.000 euro, ma con piscina, guardate che casale meraviglioso. Tanta roba, anche qua vendono qualcosa, Rita, vedi? Vendesi, se volete una casa a Campiglia Marittima qui la stanno vendendo. Vicolo del Sole, guardate che carino. Fatto col vetro probabilmente. Sì, sono pezzetti di vetro. Ma l'avete visto quanto è bella Aurora? Che principessa che ci accompagna oggi a Castiglia Marittima. Il momento chiesa non può mancare nei miei video. Prima chiesetta di Castiglia. La vediamo. Le solite due notizie sul borgo che stiamo visitando. Un borgo documentato da oltre 1000 anni. Il nome Campiglia compare per la prima volta in un documento del 1004. Quindi parliamo di un centro abitato con più di un millennio di storia scritta. In origine era sotto il controllo della potente famiglia dei Della Gherardesca. Era un centro minerario già in epoca etrusca, rame, piombo e argento estraevano.
Quindi abbiamo scoperto dove dobbiamo andare. Vabbè, qua giù continuiamo. Scendiamo. E comunque oggi si parte, forse non ve l'ho detto. Oggi pizza finale per salutarci, domani mattina lasciamo il camping. Alle 8:45 abbiamo il traghetto per l'isola d'Elba. Quindi stasera chiudiamo tutto, togliamo il tendalino, picchetti, teli, sedie, tavoli e si va via. Siamo stati troppo bene. Poi abbiamo conosciuto delle bellissime persone, quindi avete visto poco perché lì si vive, come vi ho già detto, senza abiti. Però ci siamo divertiti tanto, tanti bei pranzi, cene, stati insieme, mare, è stato bellissimo. Sei d'accordo? È vero? Sì. Ti è piaciuto quest'anno il camping? Dai Rita, che Rita tira, Rita dicendo che finiva qui la strada perché non ha voglia di fare i gradini, cercando di imbrogliarmi, no, qui finisce la strada, là come ha visto tutti questi gradini si è spaventato. Borghi con sul cucuzzolo una rocca, un castello, una fortezza, e anche qua c'è, stiamo salendo a vedere. Guardate che panorama da Campiglia. E la vanina. Adesso andiamo a vedere la rocca di Campiglia, va bene? Questo era il castello della famiglia della Gherardesca. Sia pisani che fiorentini che hanno successivamente occupato questo castello dopo della Gherardesca, perché i pisani non si fidavano più della Gherardesca e quindi ci hanno mandato una guarnigione di pisani e poi sono stati, diciamo, surclassati dai fiorentini. Boccali di produzione pisana, ciotola di produzione pisana, seconda metà XIV secolo. Questi erano, ha detto la signora, tutti i reperti della famiglia della Gherardesca. Erano stati trovati in una discarica, quindi erano stati buttati via. È proprio vero che gli scarti di qualcuno diventano oro per qualcun altro. Esatto, ci hanno fatto un museo. Questi erano tutti scarti, tutti conci buttati in un pozzo, ha detto, e ritrovati e poi esposti qua. Qua Rita, monete, addirittura, eh sì. Tante piccole cose. Ornamento in bronzo, vermaniglie di pedine. Questo invece denaro, vedi? Sì. Questo era denaro. Denaro di Pisa, denaro di Lucca, denaro di Siena. Maniglia di porco. No, guarda. Le monete dell'epoca, bellissimo da vedere. Questi erano di tali? Sì, di tali in bronzo per cucire del XIII secolo. Cavolo. Qui c'è passata qualche tua antenata. Vero? Sì, tu sei una grande sarta. 12. Questa era proprio l'abitazione principale della Gherardesca. Residenza principale della famiglia della Gherardesca. E hanno mantenuto più o meno anche lo stile perché i piani erano comunque di legno anche all'epoca, infatti c'erano delle travi che entrano dentro queste mura. Dice che siamo sopra l'acquedotto.
altro castello controllato da un ramo familiare sempre dei Gherardeschi. È là in fondo, lo vedi? Lontanissimo. L'interno del fondo cieco della torre, dove gli abitanti dei piani superiori gettavano oggetti rotti e resti di pasto. Lì hanno trovato i cocci che abbiamo filmato all'interno. Ti ho portato, Rita, a casa anche dei della Gherardesca. Ah, bello. Poi dici che non ti porto da personaggi che contano nella vita. Non ci sono più, però vabbè. Non fa nulla, ti ho portato a casa loro lo stesso. Ti è piaciuto? Bellissimo. Bello? È bellissimo. 1000 anni di storia. Il cioccolato? Sì. Ti piace molto? A Campiglia abbiamo anche una pianta di capperi, l'ha riconosciuta Rita, ha ragione, guardate qua. Beh, la mia chef non poteva non riconoscere la pianta di capperi. Cioè, No, mi piace molto, mi piacciono i fiori. pomodori, capperi, abbiamo tutto per fare 2 spaghetti. Se ti trovi davanti a un bivio, scegli sempre la strada che porta al bar. Guardate, il Signore ci consiglia questo posto perché c'è una bella brezza. Sì, qui c'è sempre. Bellissimo. Rita, a comprare il gelato. Adesso è il momento del gelato per Aurora e per il prosecchino ghiacciato per noi, Rita. E per il caffettino per me. Brava Rita. Prosecchino ghiacciato? Certamente. Vamos. Per iniziare. Per iniziare. Poi andiamo a fare i ravioli fatti in casa sardi e poi vedremo. Francesco ci ghiaccia i bicchieri, se no metti il prosecchino 2 secondi a bollente. Cin, ste. Ah, è uno Evviva. normale. Alla nostra amicizia. Salute. Saluti a tutti amici. La Coca Zero è là, qua.
Dopo il prosecco andiamo a comprare 2 bistecche e abbiamo invece i ravioli in freezer, ravioli fatti in casa di Sirri, che è un piccolo, proprio piccolo, 10 case sopra Carboni. Dronata finale, ravioli fatti in casa, cannonau e bistecche. Auri, non so se è per la tua bellezza o per quella del borgo, ma è stata una mattinata magnifica, grazie. Stefano è un allevatore e adesso stiamo andando a comprare delle bistecche, ovviamente sceglie lui. Tomahawk, guardate quanto è grassa, la vogliamo assaggiare. Non c'era una gran selezione di carne, ci siamo accontentati perché per mangiare carne buona dobbiamo venire da te. Grazie, volentieri, vi aspetto. Verremo. Qui ci sono i soliti 2 tagli e questo è più gazzosa che altro, questo tomahawk, però lo vogliamo assaggiare, dai. Cosa mangiamo, Rita? Allora io metterei un po' di tutto. Un po' di tutto, siamo in 4. Vabbè. Allora. Siamo di nuovo in camping, adesso ci si spoglia, si arrostisce e godiamo di questa giornata. Da domani si rifilma tutto, anche i pranzi, perché da domani saremo fuori da questo camping naturista. Giusto Rita, adesso ci si spoglia e non si filma più. Vabbè, da domani. Da domani. Ho detto ci vediamo dopo, ma alla fine questa ripresa merita anche i ravioli che sta cucinando Rita, che vi faccio vedere, ma soprattutto questa a me piace molto. Tomahawk da 1 chilo e ravioli fatti in casa di Sirri, come vi ho detto prima. Per il momento tante verdure, ma arriva anche il resto: ravioli, melanzane, zucchine, prodotti loro coltivati da loro, pomodori di campo di Lucca, e quindi abbiamo davvero prodotti di qualità. Dopo pranzo ci siamo riposati un po' al fresco dentro il camper e adesso è arrivato il momento di sbaraccare tutto. Finiti i giorni al camping Be Natural, è stato bellissimo, siamo stati troppo belli. Stasera abbiamo una pizzata tutti insieme con degli amici e poi domani mattina si parte. Iniziamo a chiudere tutto, a pulire un po' il camper. In condizioni, sapete, quando rimane fermo un po' si sporca parecchio. Puliamo un po' anche la mansarda. Adesso togliamo l'oscurante, se no poi gocciola e sporca l'oscurante. Quando rimane fermo sotto gli alberi inizia a colare un po' di tutto. Dovrei salire anche a pulire i pannelli, secondo me. No, mamma. Dopo 7 anni di viaggio abbiamo anche deciso di lavare il tendalino. Di lavare il tendalino e di farmi la doccia. Siamo arrivati al dunque, adesso carichiamo lo scooter. C'è l'acqua, una pulitina veloce. È bello adesso. E adesso per salutarci, pizza tutti insieme. Camper pronto per partire. Mangiamo una pizza con diversi amici, ci salutiamo e ci rivedremo più avanti. Rita, pizzata. Aspetta che devo togliere le specche e mani. noci. Specche e noci. Questa, olive e pomodorini. E allora grazie della compagnia, grazie per questi giorni, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato e bevuto poco, dieta, va bene, sole ne abbiamo preso e pizza di bugie. Pizza dei saluti. Alla prossima ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Alla prossima.